Salve amici e bentornati sul canale. Oggi siamo in un campo abbandonato e invece di lavorare parliamo di un argomento molto importante che è la rogna dell'olivo. E ho deciso di affrontare questo argomento perché qualche anno fa ho avuto dei seri problemi all'interno del mio oliveto e quindi voglio raccontarvi un po' la mia esperienza, visto che è una malattia che si sta diffondendo molto facilmente e come trattarla, come prevenirla e anche perché è abbastanza ostica e io ci ho messo discreto tempo a eliminarla del tutto. Allora, come vedete qua siamo in una pianta dove c'è una discreta quantità di rogna. Come vedete in questo caso ha colpito una parte della pianta. E come la riconosciamo? La riconosciamo dal fatto che questa pianta comincia a seccare, presenta questi bubboni che sembrano dei piccoli tumori della pianta, come vedete, e in questo caso direi che la situazione è piuttosto grave perché pur essendo un campo abbandonato e non tenuto, in questo caso la rogna avanzerà, quindi andrà piano piano a prendersi tutta la pianta e a causargli un danno abbastanza importante, anche perché poi se non controllata per tempo può portare anche alla morte. Allora, innanzitutto dobbiamo capire com'è possibile che questa malattia si sia diffusa così tanto all'interno dei campi italiani. Diciamo che io mi sono accorto che questa cosa si è accentuata e si è fatta vedere da quando abbiamo cambiato la tecnologia di raccolta, ovvero nei campi moderni, nei campi attuali, la raccolta dell'oliva viene fatta con gli sbattitori o anche viene fatta con dei mezzi automatici. Quindi che succede? Succede che per quanto riguarda gli sbattitori, tutte le volte che noi andiamo a toccare la pianta, a toccare i legnetti, andiamo a ferirla. E quindi creando ferite andiamo a creare un luogo dove può proliferare questo batterio. Quindi quando uno va a raccogliere le olive, certamente facendo lo sbattitore riusciamo a ottimizzare la raccolta, ci mettiamo meno tempo, ma andiamo a ferire le piante. Chiaramente è un problema perché poi ferendo tutte le piante vai anche a passare questo batterio alle altre piante e questo batterio si può passare anche attraverso gli animali, perché per esempio se un uccellino va su un albero pieno di rogna può portare il batterio a un'altra pianta e quindi comincia a essere un problema perché se non controllata può fare dei danni seri. Per esempio, io avevo degli alberini molto piccoli che fortunatamente sono riuscito a recuperare, che si erano ammalati di rogna e chiaramente essendo piccoli e non avendo forza stavano per morire. E quindi è stato un bel problema recuperarli, anche se diciamo che questo problema non si può risolvere del tutto, perché è una cosa che si può controllare e con l'abbandono dei campi è una cosa che è difficilmente controllabile, perché ci sono tanti campi abbandonati che sono poi i focolai della rogna, dove ci sono tanti batteri che poi vengono trasportati dagli animali, quindi è una cosa incontrollabile. Quindi quello che vi starò per spiegare adesso di come io sto cercando di mantenere questa malattia nella minore potenzialità per, diciamo, non far male alle piante, per riuscire ad avere una raccolta migliore, è frutto della mia esperienza poi alla fine. Allora, innanzitutto consiglio vivamente di fare un trattamento successivo alla raccolta. Per quale motivo? Nonostante la raccolta venga fatta nei periodi di ottobre-novembre, quindi giornate molto umide, che sono quelle che poi servono a proliferare al batterio perché l'umidità aiuta la proliferazione, sarebbe importante, fondamentale, io mi sono accorto che questa cosa funziona, fare un trattamento successivo alla raccolta delle olive. Per quale motivo? Perché tutte le ferite che si vanno a applicare alla pianta con lo sbattitore sarebbe meglio trattarle subito. Quindi si va a creare una specie di barriera protettiva per non fare, diciamo, aumentare questa proliferazione del batterio che secondo me con la raccolta delle olive è, diciamo, un periodo in cui si possono creare seri danni alla pianta. Poi, altra cosa molto importante, quando si va a fare la potatura, quindi verso febbraio-marzo, si devono sanificare le forbici quando si passa da pianta a pianta e specialmente quando si va a fare grossi tagli sarebbe meglio portarsi una boccettina di un prodotto rameico, per esempio io uso la poltiglia bordolese per fare tutti i trattamenti, ehm, e quindi andare a
con un pennello si può fare, andare a dipingere con la poltiglia bordolese il taglio, diciamo, grande. Chiaramente perché dove c'è un taglio grande poi ci può essere una grande proliferazione di rogna. Poi, altra cosa molto importante è chiaramente tutti questi trattamenti di poltiglia bordolese di farli, diciamo, durante l'anno. E poi io, quando ebbi questa enorme, diciamo, annata dove avevo veramente tanta rogna, dopo la potatura, diciamo, nel momento in cui la pianta ha meno sforzo, perché in questo momento non potrei farlo, perché siamo in ottobre, la pianta è carica di olive, quindi è stanca anche, andrei a fargli un danno incredibile perché essendo stanca vai a fare la potatura, sarebbe un po', diciamo, contro natura. Quindi è sempre meglio farlo quando la pianta sta dormendo, quando d'inverno facciamo la potatura, possiamo farla insieme. E diciamo la cosa importante sarebbe eliminare qualunque ramo che diciamo mostra la rogna. Quindi bisognerà semplicemente innanzitutto avere delle forbici da igienizzare con la poltiglia bordolese, questo io l'ho fatto, andare a fare dei tagli eliminando tutto il tralcio malato e successivamente bruciarli. Quindi io mi sono messo un giorno dopo la potatura, anche perché se te li depositi in terra, li lasci in terra e poi li trinci, non elimini il problema, ma questo problema continua a esserci. L'unico rimedio è quello di prendersi un giorno o anche due, di andare a curare le piante, perché poi alla fine questa è una cura, quindi toglierle tutte le parti malate e poi di bruciarle istantaneamente. In questo modo si va a eliminare il batterio, perché con il calore, con il fuoco si va a eliminare. E chiaramente, come vi dicevo prima, è importante che poi durante l'anno, quando si vanno a fare operazioni di potatura, tagli, anche raccolta, si cerca sempre di stare attenti a non passare la malattia da un'altra, perché chiaramente poi ci sono le piante che hanno meno malattia, le piante che ne hanno di più e quindi dobbiamo stare veramente attenti affinché poi la nostra pianta non abbia seri problemi, perché poi ci sono delle piante, come abbiamo visto in quel campo abbandonato, che cominciano ad avere seri problemi e anche se uno va a fare una lavorazione di eliminazione della rogna, ci vuole molto tempo affinché la pianta ritrovi la sua potenza per fare frutti, per tornare alla sua vigorosità e quindi consiglio sempre di utilizzare prodotti a base rameici, di sanificare le forbici e di andare a togliere tutti questi rametti malati e bruciarli istantaneamente. Per quanto riguarda la mia esperienza, questo modo è stato efficace e continuerò a farlo anche perché non voglio andare a utilizzare prodotti troppo aggressivi che potrebbero, diciamo, peggiorare la qualità del mio olio, peggiorare lo stato delle piante, perché poi sappiamo che molti prodotti sono aggressivi e possono continuare il loro effetto per tanti anni e quindi io uso sempre la poltiglia bordolese che è comunque sia un prodotto abbastanza leggero rispetto a tutti, diciamo, i prodotti di fitofarmaci che ci sono adesso e diciamo per adesso sono riuscito a controllarla. Se avete qualche domanda potete scrivermi e potete anche consigliarmi la vostra esperienza perché non è una cosa che è ben saputa, è una cosa che diciamo che per adesso non si è trovato il modo per contrastarla del tutto. E quindi sono molto propenso ad ascoltare anche le vostre esperienze e vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!